quando mi è arrivato era in queste condizioni qui. C'era tutta la parte blu praticamente graffiata e funzionava gli ultimi display, praticamente gli ultimi numeri sulla parte destra, se non ricordo male. Buongiorno e benvenuti su The River Lab. Oggi piccolo video di metà settimana dove parleremo di un multimetro vintage della fine degli anni 70, il Data Precision 3005, che ho restaurato praticamente anni fa. Ho restaurato, era in condizioni pessime, l'ho rimesso praticamente a nuovo e pertanto spero di accontentare chi gli piace, diciamo, la strumentazione vintage. Ricordo a chi non l'avesse fatto di iscriversi al canale, lo dico sempre perché lo sapete, siete birbanti e non vi iscrivete. E detto questo, continuate a vedere il video e vedete anche questa volta cosa vi combino. Allora, questo è un multimetro della Data Precision, un multimetro che è stato fatto nella fine degli anni 70, diciamo intorno al 78, giù di lì se non mi ricordo bene, anzi se non mi ricordo male. E era un multimetro a 5 cifre e mezzo che io ho restaurato totalmente. Ora vi faccio vedere, diciamo, le varie fasi del restauro, poi ve lo faccio vedere anche dentro e poi lo proveremo anche. E era, diciamo, in condizioni pessime, era guasto e insomma l'ho rimesso praticamente completamente a nuovo qualche anno fa. E dato che qualcuno mi aveva chiesto se faccio vedere qualche strumento, e questo è un assaggio, diciamo, di quello anche che si può fare con degli strumenti vecchi. Questo qui è uno strumento che era molto preciso, che all'epoca ripeto, io l'ho preso che non funzionava, sicché l'ho pagato poco, ma all'epoca costava tanti soldi. Diciamo che nel 78, se non mi sbaglio, c'erano le pubblicità, costava questo multimetro qui intorno a 1.700.000, non vorrei dire delle stupidaggini. Passiamo un attimino intanto lo spiegone di questo multimetro. Allora, come potete vedere, ingrandisco un pochino, è del 1978 questo multimetro qui. È un multimetro che è estremamente preciso, 5 cifre e mezzo, eccolo qua. Era veramente come si dice, un mostro di multimetro insieme a altri, ma era veramente molto preciso. Vi faccio vedere le caratteristiche che ha, diciamo, di base. Se arrivo, si legge non troppo bene, comunque eccoci qua, diciamo, alla pagina dove dà, diciamo, le varie specifiche. C'è una risoluzione di 1 microvolt, sicché è molto precisa, e dice più o meno, c'ha una precisione nell'arco, diciamo, delle 24 ore dello 0,0004%, più o meno, e sicché come si vede era veramente un multimetro di precisione. Addirittura anche davano la precisione in base alla temperatura, se vedete qui 0,002 eccetera eccetera per cento, che come multimetro, diciamo, era veramente appetibile all'epoca. Io l'ho preso che non funzionavano i display, ora vi faccio vedere un attimino cosa ci ho fatto, dopo lo guarderemo dentro. Allora, quando mi è arrivato era in queste condizioni qui. Vediamo se riesco a ingrandire un po'. C'era tutta la parte blu praticamente graffiata e funzionava gli ultimi display, praticamente gli ultimi numeri sulla parte destra, se non ricordo male. E dopo aver indagato un bel po', sono riuscito a capire che erano questi display qui, che non sono normali display a LED. Questi qui sono, se non mi sbaglio, scusate se non mi esprimo troppo bene, comunque questi segmenti qui sono piccoli tubi al neon praticamente. Infatti questi display qui vanno alimentati, se non erro perché non ho lo schema sotto mano qui, intorno ai 150 volt. E trovai fortunatamente Surplus il display in Francia.
Allora, vi stavo dicendo che era in queste condizioni qui. Era in queste condizioni qui, l'ho smontato completamente tutto e poi la prima cosa che ho fatto, ho riverniciato la parte qui sotto. La parte sopra non l'ho fatta perché insomma poi c'erano anche queste serigrafie e andavano abbastanza bene, non ho ritenuto diciamo necessario farla perché qua poi ci vanno le boccole, non è che si vede diciamo più di tanto, mentre la parte sotto era veramente rovinata, l'ho riverniciata e poi con il laser l'ho scarnificata praticamente nella parte bassa rifacendo queste scritte qui. Queste scritte qui il laser ha tolto la vernice e ha messo diciamo a nudo l'alluminio anodizzato che era sotto e sicché ho potuto riportare lo strumento come era diciamo in origine. Ho cambiato le boccole che erano rovinate e lo strumento si presenta così. Qui è diciamo in prova con il Keithley. Praticamente lo strumento è come l'avete visto. Eccolo qua e praticamente è tornato nuovo. Ho riverniciato tutto il mobile e ora ve lo faccio vedere diciamo dal sopra. Ho riverniciato praticamente tutto il verniciabile, compresa la parte superiore, e all'interno il multimetro si presenta così. Ora l'avvicino. L'ho girato perché così diciamo si vede bene. Qua ci sono tutti gli integrati di controllo. Qua dietro ci sono i display, anche quello ho dovuto smontare tutto. Lo stesso, se vedete, ora li avvicino, così sposto il multimetro e vi faccio vedere mano a mano. Ho dato una ripulita completa a tutto il multimetro, dentro praticamente se vedete è nuovo, compreso questa carta qui che l'ho risostituita. Qui c'è il quarzo, qui c'è il quarzo, qui c'è il trasformatore, se vedete non c'è più una goccia di polvere. Qua sotto si vedono male, ora vediamo se lo inclino, eccoli qua. Questi qui sono i relè di commutazione che quando è in automatico commuta, invece che a stato solido come fanno alcuni multimetri, commuta diciamo switchando i relè. Anche questi l'ho smontati e l'ho ripuliti tutti i contatti. Poi la stessa cosa vale per i commutatori, come vedete sono perfettamente puliti, perfettamente integri, e qua c'è tutta la parte della taratura che ho rifatto totalmente con la strumentazione che avevo a disposizione, sicché diciamo il multimetro è tornato nuovo. Ora io direi proviamolo insieme, proviamolo, non dico un attimino perché mi hanno detto che lo dico troppe volte, che diciamo proviamolo insieme. Ecco, come potete vedere è praticamente paragonabile tranquillamente all'HP, ovviamente un leggero ballonzolio dell'ultima cifra, come vi ho detto anche altre volte, regolare. Proviamo a vedere un altro tipo di tensione. Ecco, ora sono 19 volt, ripeto l'ultima cifra, chiaramente un digit che balla è normale. E ora passiamo alla misura delle tensioni alternate. Per le tensioni continue abbiamo usato questo calibratore della Datel, mentre per le tensioni alternate useremo questo calibratore della Fluke, che permette non solo diciamo di avere una tensione in corrente alternata, ma anche diverse frequenze, da 400 Hz fino a 50 kHz, così uno può vedere anche la banda passante del multimetro. In questo momento stiamo erogando un volt a 400 Hz. Ora stiamo erogando 10 volt a 400 Hz. Non sono precisi 10 volt perché avendo attaccato due multimetri in parallelo
e il calibratore non è in grado di erogare abbastanza corrente, c'è un leggero calo di tensione. Sempre a 400 Hz stiamo erogando 100 volt. Ora passiamo alla frequenza di 4 kHz. Ora sono 10 volt a 4 kHz, una leggera discrepanza uno dall'altro è normale. Passiamo a una frequenza molto alta che sono 50 kHz e vediamo come si comporta. Ora stiamo vedendo 10 volt a 50 kHz. Non tutti i multimetri raggiungono una frequenza così elevata di misura, ovviamente. E la maggioranza dei multimetri, quelli economici, non supera il kHz, sicché diciamo l'apparecchio, nonostante tutti gli anni che ha, si comporta più che egregiamente. Spero che questo piccolo video di metà settimana vi sia piaciuto e di aver accontentato chi vuole vedere gli strumenti vintage, e noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto di mettere mi piace, chi non l'avesse fatto di iscrivervi al canale, e se volete contribuire al mantenimento del canale ci sono varie forme, potete abbonarvi o mettere un super like o fare una piccola donazione su PayPal Me. Io vi saluto nuovamente e ci si vede al prossimo video. Ciao a tutti!